Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Pensavate fossi a Venezia, eh? E invece no, siamo dal veneziano, a Macao, in Cina! In questo video vi porto nell'unico posto in Cina dove il gioco d'azzardo è legale. Pensate che guadagna 7 volte di più di Las Vegas in termini di entrate da gioco. E vedremo insieme quanto si spende vivendo per 24 ore all'interno del casino più grande del mondo. E vi dico già che ho trovato dei posti assurdi dove si può scroccare alla grande. Ma prima di entrare nel resort del casino più grande del mondo, che è questo qui dietro le mie spalle, vi porto a fare un giro in questa zona che è strapieno di resort, alberghi, casino di lusso. E ora ci troviamo contemporaneamente in 3 differenti paesi europei. Qui proprio di fronte al Venetian troviamo il Londoner, vedete il Big Ben, questo è tema londinese, tema inglese, anche lì è un resort grandissimo col casino. Sentite? Il Big Ben abbennato. No. Visto che roba, identico specchicato. No scherzo, non lo so neanch'io, non sono mai andato a Londra. È la prima volta che vedo il Big Ben e lo vedo a Macao. E un poco più in là troviamo la Torre Eiffel, perché lì c'è un altro resort che si chiama Parisien, il parigino, a tema francese. E adesso andiamo lì a vederla meglio questa Torre Eiffel. Ah giusto, noi adesso ci troviamo nel ponte di Rialto di Venezia. Vede, qui fanno pure i servizi fotografici facendo finta di essere a Venezia, molto romantico. Qui c'è l'insegna dove vi indica i vari resort. Io in realtà sono già entrato al Venetian, cioè se passi da fuori fa veramente caldissimo perché qui a Macao c'è un'afa, è ancora estate qui e per andare nei vari resort ci sono questi ponticelli, vedete il ponte di Louis Vuitton e qui siamo più al freschino, no? C'è l'aria condizionata, non tocca attraversare le strade, è molto comodo veramente. Cioè in questa zona praticamente non sono solamente casino e resort, sono tantissimi centri commerciali collegati uno fra l'altro dove potete fare shopping. Ecco il The Parisien. Ah, eccolo! La Tour Eiffel! Siamo entrati nella lobby del Parisien. Già si sente questa atmosfera parigina, no? Con gli spettacoli dei mimi. Poi dovete guardare qua sopra. Guardate che roba! Sembra di stare all'interno di un teatro. E lì, raga, come potete vedere c'è il casino, ma è tutto coperto perché non si possono fare le foto, i video, eccetera. E adesso sto cercando un punto dove poter vedere tutti e 3. Il veneziano, il londinese e il parigino. Non so se esiste questo punto, eh. Qui c'è pure l'Arco di Trionfo. Ed ecco a voi la Tour Eiffel, ulala. Comunque è veramente alta, eh. Non è alta come quella vera, ma non è neanche bassissima. Se siete già stati a Parigi, sicuramente conoscete quella scalinata dove fanno tutte le foto davanti alla Tour Eiffel. Ecco, pure qui c'è sta scalinata in versione minima. Guardate, fanno tutte le foto qui. Le pose. Adesso mi manca qualcuno qui. No, abbiamo trovato un pezzo di Moulin Rouge, guardate, oh! Oh, l'abbiamo trovato veramente, eh? Parigi, Venezia e Londra. Siamo contemporaneamente in 3 paesi diversi. Guardate questi alberi quanto sono squadrati. Sembra di stare all'interno del gioco Minecraft. E da qui si riesce a vedere un pezzo di quel resort lì, il MGM, dove andremo dopo noi. E sapete per cosa? Non per il casino, ma per scroccare un bubble tea. Ho sentito che lì fanno l'all you can drink di bubble tea, a gratis poi. Perciò andiamo a vedere se è veramente così. Guardate, qui c'è un altro resort che si chiama Studio City. Pure qui c'è il casino, c'è l'hotel, il centro commerciale, c'è tutto. E qui è tema di Toy Story, della Disney. Ciao Woody! You got a friend on me. You got a friend on me. Ho capito, questo resort è a tema di film americani, perciò America. Sentite, c'è pure la musichetta rock and roll americana. E gli americani sanno come conquistare la Cina. Guardate, numero 8. Numero fortunato dei cinesi. Sapete perché il numero 8 è così importante per i cinesi? 8 si dice pa e assomiglia a fa, che sarebbe il fa di Fazai, che vuol dire prosperità, molti money. E se notate, questo 8 è una ruota panoramica. In pratica qui viene definita anche la Las Vegas d'Oriente. E io a Las Vegas non ci sono mai stato, perciò non saprei. Ma qui è stupendo, è bellissimo, sia fuori che all'interno dei centri commerciali, che sono tutti collegati, ho visto. È molto piacevole fare una passeggiata, seriamente, bellissimo. E Las Vegas non so come sia. Voi che ci siete già stati, ditemelo nei commenti se è meglio di qui o peggio di qui. E qui adesso siamo all'interno di... indovinate dove? Londra. Oh,
sono le cabine telefoniche rossissime, tipiche di Londra, e anche la musica cambia, cioè in base a dove vai la musica cambia, qui è la musica proprio inglesissima. E come potete notare i londinesi sono più lazy e perciò ci sono i tappeti mobili, così non c'è neanche bisogno di camminare. C'è pure la metro, andiamo sulla metro, siamo una fermata, siamo arrivati. Il biglietto era gratis, Adesso ci stiamo dirigendo verso il Vin Palace, usiamo un attimo il London Air come strada di passaggio perché si sta più al fresco, perché fuori veramente si schioppa dal caldo. E lì c'è una cosa molto divertente da fare, che anche quello è gratuito. Vedete lì le funivie? Ecco, quello è gratis. Raga, da qui si fa la fila. Sì. Praticamente in questa fila qui c'è la priorità per gli ospiti di questo resort e noi, dato che non siamo ospiti di questo hotel qui, facciamo la fila nell'altra linea, però ugualmente è gratuito per noi. Poi c'è un'altra cosa positiva, è che qui la fila è molto veloce perché la funivia c'è tantissimi posti, è molto alla svelta la cosa. E il giretto adesso vediamo quanto ci metterà a fare tutto il giro. Wow, oddio! Siamo entrati, avete visto? Subito ci ha fatto entrare. Qui massimo mi sa che ci possono stare 6 persone. Sopra c'è una telecamera, poi c'è il ventilatore. È un po' areato, perciò si sta bene, dai. Wow! Sembra tipo le montagne russe, ma al contrario. Poi guardate qui, c'è lo spettacolo delle fontane. È veramente bellissimo, vale assolutamente la pena fare un giretto su questa funivia. Poi se venite nel pomeriggio tardi, verso sera, si accendono le luci e lo spettacolo delle fontane è ancora più bello. Noi ci accontentiamo di questo perché dobbiamo ancora scroccare i bubble tea in quell'altro casino di fronte e dobbiamo ancora fare il check-in al Venezia, perciò siamo venuti prima. E qui apre alle 4 di pomeriggio. Guardate lì, c'è il City of Dreams. E quello è un resort molto grande e mi sa che all'interno c'è il secondo casino più grande del mondo. Ah, mi sa che non ci fa fare un giro, ma ci portano direttamente all'interno del resort. E vai, siamo arrivati direttamente al Vin Palace. Da qui si può entrare subito. Che lusso anche qui, È lussosissimo. Bello. E qui direttamente all'entrata troviamo pure il bagno. Vediamo com'è il bagno qui. Mamma mia, che lusso! Questo è lusso. Vediamo com'è il cesso. Wow, è strapulitissimo, dai. E poi è tutto dorato. Visto qui a Macao potete scroccare le cose di lusso. Ci siamo anche lavati le mani con del sapone di lusso e usato anche della carta di lusso. Adesso che facciamo? Facciamo un giretto e vi porto a bere un bel big tea a gratis. E adesso stiamo scendendo dalle scale mobili, che è veramente in altissimo. Non so se questo è un centro commerciale o cosa, so solamente che è tutto di lusso. Un centro commerciale di lusso, con brand di lusso. Sì, ma se appena entrate trovate solo e solamente brand di lusso, mi sa che avete sbagliato persone, perché chi scrocca la funivia non penso sia un chissà quale cliente che c'ha i soldi. Qui ci stanno delle mongolfiere composte da fiori e pensare che questa zona qui, che si chiama Kotai, è una zona nuova, nel senso che l'hanno costruito dopo, cioè è stato costruito sull'acqua, è un terreno artificiale e invece ora ci hanno fatto questa zona con tantissimi palazzoni di lusso. Macao veramente è un posto speciale, molto particolare. E subito all'uscita troviamo di fronte l'MGM, che è il resort in cui andremo a scroccare il nostro bubble tea. Lì però tocca entrare all'interno del casino per poter scroccare, perciò la mia prima volta in assoluto che entro in un casino. Non ho idea di come sarà all'interno. E intanto noi togliamo via il microfono, togliamo via la telecamera, perché non si può filmare all'interno. Se ci beccano ci buttano fuori all'istante. Dai, ci vediamo appena usciamo, magari con qualche bubble tea in mano, se ce le fanno portare fuori. Sto filmando di nascosto, guardate, il milk tea, 2 milk tea e dei dolcini a gratis. Raga, che impresa, siamo usciti, mi sono rifugiato nel London Air, ovvero il resort che è di fronte all'MGM, e ci siamo presi altri 3 bubble tea. No, anzi, questi qui non sono bubble tea, questi qui sono latte con pere di tapioca e zucchero bruno, che è buonissimo. E questo è il milk tea con le pere di tapioca. Non è buono come questo, questi qui ne abbiamo bevuti un botto. Ne ho bevuti già 2 e questi sono altri 3. Perciò in totale ne abbiamo scoccati 5. In più abbiamo mangiato un biscottino con della carne dentro, che era dolce, e un altro bignè con la crema all'interno. E un po' di spezzoni, come potete vedere, li abbiamo fatti di nascosto perché se ci beccavano ci mandavano via. E in più mi sono fatto pure una golden card. No, in pratica quando giri ci sono dei commessi che ti chiedono: vuoi fare la golden card? È gratuita. Che in pratica ogni volta che giochi ti si aggiungono dei punti all'interno di questa carta e questi punti li puoi cambiare in cibo o se no li puoi cambiare con altri premi. E indovinate quanti punti ci abbiamo adesso?
Zero, non ho giocato per nulla. Appena entrati non ci hanno chiesto nessun documento e all'interno c'è la moquette. Poi all'interno non fa né caldo né freddo, si sta benissimo, una temperatura proprio perfetta. E poi nell'aria si sente il profumo di hotel a 5 stelle. Poi spassi in sala, troverete tantissimi posti dove cambiare i chips, ci sono le postazioni dove mangiare, ci sono ristoranti che si mangiano solamente cambiando i punti della Gold Card e poi ci sono anche queste postazioni dove poter mangiare e bere gratis. Poi non esiste nessuna finestra o orologio o qualsiasi cosa che ti faccia percepire l'orario, così più ci stai e meglio è per loro. E la sala è strapieno di giochi, dal blackjack alle slot machine al Texas Hold'em, altri giochi tipo di dadi. A me non mi ha fatto alcun effetto perché io non ci capisco nulla, non so come si gioca. A me mi interessava solamente bere questo. A volte vedevi dei tavoli strapieno di gente che facevano gli spettatori e ogni volta che qualcuno vinceva applaudivano tutti, ma è anche strapieno di telecamere, perciò sei controllato 24 ore su 24. Ogni passo falso ti buttano fuori. E poi quando giri ci sono delle persone che sono vestite normali che ti chiedono: vuoi cambiare un po' di soldi? Vuoi cambiare un po' di soldi? E questi cambiano in nero, perciò non vi fidate e non cambiate con loro. E poi ci sono pure delle aree fumatori che sono al chiuso, tipo quelle che trovate in aeroporto, e si vedono loro che mentre fumano hanno questo bubble tea in mano. E nulla, questa è la mia prima esperienza in un casino. Poi vedremo anche quello di Venetian. Guardate qui, c'è una macchinina nera molto londinese. Ci hanno detto che ci possiamo pure salire e all'interno ci sarà una celebrità che ci farà compagnia. E siete curiosi di chi è? No, Beckham! Ni hao. Sorry for jumping in, but thanks for the ride. David Beckham! È davanti a me! Oh. Guardate lì, sembra veramente di essere all'interno di una macchina. Che figata! Sì, ma non mi guardare Beckham, mi vergogno. Hold on tight. Grande! Ed è giusto... Oddio! Dove siamo entrati? Meia! 很漂亮哦，这里 Beckham, 你是最棒的 Finito il nostro giretto con Beckham. Alla fine, dopo essere usciti dalla macchina, ci hanno chiesto se volevamo comprare le foto e noi non le abbiamo comprate perché erano bruttissime. Se avete la faccia di bronzo potete dire di no e vi vivete questa esperienza a gratis. Bene, abbiamo appena fatto il check-in, ho lasciato lo zaino, la valigia da loro e mi hanno detto che appena avranno finito le pulizie della stanza mi telefoneranno e mi diranno il numero della stanza, perché mi hanno dato già la chiave e mi manderanno direttamente le valigie e lo zaino su in camera. E qui già siamo all'interno del Venezia, che sarebbe un edificio unico dove c'è il centro commerciale, hotel e casino, e c'è pure un'arena. Tipo in questi giorni c'è un concerto delle Twice, che è un gruppo K-pop di ragazze coreane, non so se lo conoscete, e loro stanno facendo il concerto qui perché qui c'è pure l'arena. Ogni volta che fanno i concerti o qualche evento importante li fanno qui al Venetian. Raga, adesso vi faccio vedere la stanza che ho prenotato al Venetian, il casino più grande al mondo. Siamo al 29esimo piano, cioè, guardate già qui il corridoio è di lusso. Vediamo com'è la stanza. Le porte sono pesantissime. Wow! Qui c'è il bagno, è tutto marmo, tutto dorato, le luci, è tutto uno specchio. Qui c'è uno specchio, qui c'è uno specchio, qui dappertutto. Qui abbiamo 2 lavandini, perciò se siete in 2 non fate a botte per lavarvi i denti o la faccia. Qui c'è una vasca da bagno, c'è una doccia e qui troviamo lo shampoo, il balsamo, il bagnoschiuma. Oh, è tutto in italiano? Ah, ok, è tutto Roberto Cavalli, vedete il logo? Qui siamo in tema, siamo nel Venetian ed è tutto a tema di Venezia, perciò Italia. E in camera troviamo pure, no? Delle cose, dei prodotti italiani. C'è pure una bilancia, così sapete quanto pesate. I soliti kit. Oh, Roberto Cavalli Body Lotion. È tutto di marca qui. C'hanno pure i fili per cucire. Apriamo sta porta. E qui c'è il gabinetto, adesso vi faccio vedere la camera, una televisione, qui c'hanno pure delle foto, dei poster di Venezia, vedete? È grandissima sta camera. Qui c'è un altro televisore, perciò ci sono 2 televisori, il tavolo, la scrivania lì per lavorare e il soggiorno questo. Ci abbiamo pure la vista, raga.
Wow! E questa non è una finestra vera e propria, perché non si può aprire. Qui, come avrete capito, siamo nella zona di Macao dove ci sono tutti i casinò e perciò tutto di lusso, tutti i palazzoni, edifici di lusso. Oggi poi abbiamo beccato una giornata bellissima, cioè serenissimo. E pensare che 2 giorni fa c'era il tifone qui ed era allagato tutto, cioè Venezia è diventata Venezia vera e propria. Ah, qui c'è un'altra porta, dov'è che ci porta? Al bagno? Ah, è un armadio, ok. Qui ci sono gli accappatoi, le ciabatte monouso. Facciamo la prova del letto. È morbido, ma non è nemmeno stramorbido, è il giusto. Perciò stanotte dormirò benissimo. E questo hotel è un 5 stelle, come avrete intuito. Noi abbiamo pagato 180 euro a notte, esclusa la colazione. Per essere un 5 stelle è veramente una sciocchezza. La camera è stragigante, è grandissima, la vista è bellissima. Cioè, con 180 euro a notte, non so se in Italia è possibile trovare un hotel a 5 stelle con una stanza così gigante, tutto di lusso. Ok, abbiamo riposato un pochino e smaltito anche tutto il bubble tea che abbiamo bevuto prima. E adesso mi è venuta una grandissima fame. Comunque da adesso parte ufficialmente le 24 ore all'interno del Venetian. Si va a mangiare. Guarda questo telefono. No, vabbè. E appena saliti sulle scale mobili arriviamo direttamente al Venetian Food Court. E qui è strapieno di cibo di tutta la Cina. Però noi abbiamo optato subito direttamente a Castico, come si legge? Boh. Comunque qui fanno cucina tipica macanese, che sarebbe una fusione tra portoghese e cinese. Anche perché è il primo locale che abbiamo visto e la cucina macanese l'altra volta mi è piaciuto un sacco e perciò lo rimangiamo anche oggi. Ma che roba! Wow, tutto per me. E in totale per questo pasto abbiamo speso 176 patacche, che sono circa 19 euro. È un botto per essere un food court. Però questo locale, il Castico, è pure consigliato nella guida Michelin, ho visto, sentito lì. Accettiamo il prezzo, l'importante è che sia buono. Guardate qui, le posate monouso sono bacchetta e cucchiaio. E iniziamo da questo qui, che in cinese si chiama Tzu Papa, che vuol dire riso con bistecche di maiale. Più che bistecche sono delle cotolette di maiale, infatti sono fritte, vedete? Poi c'è la mozzarella sopra e sotto c'è il riso, c'è il mais, i piselli, le carote. Adesso mangiamo, buon appetito. C'ha l'osso. La carne è stratenerissima, fuori è un po' croccante, tipo impanato, ed è una bistecca di maiale con l'osso. E sta salsina mi sa che è ketchup. È un ketchup non troppo forte, molto denso e che va sul dolce. E poi si sente anche il retrogusto di pepe e il riso è molto cotto, perciò è morbidissimo. Diciamo che me lo potrei fare pure a casa. Ora passiamo al pugoji, che significa pollo alla portoghese, gallina portuguesa, ed è il piatto simbolo di questo locale qui, perciò dovrebbe essere strabuonissimo. Qui sopra, come potete vedere, c'è la polpa di cocco, sotto c'è il curry, del pomodoro, delle patate, un po' di olive, un uovo sodo, delle salsicce cinesi e pollo. Questo intreccio tra curry e cocco mi ricorda un bel po' la Thailandia, solamente che non è piccante per nulla ed è un pochino dolce. Perciò per chi adora i sapori della Thailandia e non gli piace il piccante, può mangiare la cucina macanese. Anche perché da queste parti, tipo Hong Kong, Macao, nelle parti del Guangdong, non mangiano per nulla il piccante. Anche un pizzico di pepe per loro è piccante. Anche la salsiccia cinese è molto saporita, ha assorbito il sapore del curry ed è già salato di suo. Cosa c'entra il curry qui? In pratica i piatti macanesi sono nati da una fusione tra cucina portoghese, cucina cinese e delle spezie arrivate dall'India, dal sud-est asiatico, dall'Africa, da tutti i viaggi che hanno fatto il Portogallo, dei loro viaggi di espansione coloniale. Dai, alla fine noi ci troviamo in un hotel di lusso e perciò ci sta perfettamente 19 euro per questi 2 piatti, che sono abbastanza abbondanti comparato ai ristoranti che trovate qui in giro. Non è neanche tanto. Wow, siamo strapienissimi, anche stanchissimi e nulla, adesso torniamo in camera e ci riposiamo. Domani vi farò vedere anche il casino qui dietro le mie spalle. Allora, qui prima di entrare sugli ascensori tocca fare qui, perché possiamo passare, è tutto controllato. Il nostro è numero 29, perciò prendiamo gli ascensori da qui. Guardate, guardate che lusso, guardate che ascensore! Non ci credo, è bellissimo! Mamma mia, qui ovunque vi girate è lusso, tutto lusso! Casa, dolce casa!
Buongiorno, stanotte abbiamo dormito meravigliosamente. Oggi il cielo è veramente nuvoloso e mi sa che dopo piove. E oggi, dato che dobbiamo restare per tutta l'intera giornata all'interno di questo resort, del tempo non ce ne importa nulla. Perciò ora andiamo a fare la colazione. Siamo appena scesi dall'ascensore e abbiamo trovato un tramezzino, più local di così, un tramezzino a Venezia. C'è con prosciutto e formaggio, poi ci sono pure quelli dolci. 要一个草莓的，一个芥末螃蟹的，然后一个意大利黑松露火腿. Qui raga è comodissimo perché si può pagare pure con Alipay. Adesso andiamo a mangiare il nostro tramezzino in un posto veramente veneziano. Qui è pieno di negozi che adesso sono chiusi, giustamente. Io all'inizio pensavo che sarebbero stati aperti 24 ore su 24, e invece non è così. Chiudono anche loro. No, vabbè. Guardate qui. C'è il cielo. Io pensavo ero finito in un posto all'aria aperta e invece guardate il cielo com'è. È finto, è un cielo finto. Fuori è nuvoloso, ma qui è sereno ancora. No, ma guardate qui, cioè il cielo continua. Sembra veramente di passeggiare all'interno delle strade di Venezia. Guardate le costruzioni, cioè sopra i negozi sono le finestre, amo italiane, anche se è finto, se ci fate le foto sembra vero, sembra di essere veramente in qualche vicolo di Venezia. E poi guardate il pavimento, assomiglia moltissimo a quello di Venezia e sembra una Venezia che ha appena piovuto, no? E qui siamo arrivati in Piazza San Marco. Sì, c'è scritto nell'insegna che è Piazza San Marco, è una Piazza San Marco in miniatura. Guarda che figata, ci sono pure i ponti, ci sono pure i canali. Non è solamente uno o due ponti, guardate qui c'è il ponte, qui dove siamo noi è un ponte, lì ci sono altri ponti, proprio dei canali veri e propri, artificiali, dove appunto ci passano pure le gondole, però forse è troppo presto, ancora i gondolieri non sono arrivati, non hanno ancora iniziato a lavorare. Qui l'unica differenza è che l'acqua è molto più pulita, vedete che è trasparente. Io sarei curioso di passeggiare qui di notte fonda, tipo l'1, le 2 di notte. Tanto io abito qui, cioè ho l'hotel proprio al 29esimo piano, perciò quando voglio posso scendere e fare una passeggiata. Credo, Abbiamo trovato delle panchine, ci siamo seduti e mangiamo qui. Comunque queste panchine sono veramente fredde, c'ho le chiappe congelate. Mangiamo per prima questo qui, che è al sapore wasabi e granchio. Oh, tramezzino a Venezia! Allora, il sapore è un pochino dolce, all'interno ci sono questi pezzettini di surimi, però sono spezzettati, perciò ricorda di più alla polpa di granchio. Con misto il wasabi, infatti è un pochino piccante e dolce. E si aggiungono poi altri 2 strati di formaggio, è abbastanza formaggioso. Ora passiamo a questo qui con prosciutto cotto e tartufo. Wow, che botta di tartufo! La salsina sembra una maionese dolce, si sente questo prosciutto cotto che dà quel contrasto salato, ma prevale il dolce, e si sente un botto il tartufo. Come gusto anche questo ci sta, Un sapore insolito perché è sul dolce, però i tramezzini, sono buoni fatti in qualunque modo. Infatti adesso passiamo al tramezzino dolce, tramezzino con fragola. Qui appena aperto si sente proprio che è il profumo della marmellata di fragola. E questo tramezzino è dolce, ma nel piano in mezzo ci troviamo pure qui una fetta di formaggio. Poi questo cos'è? Sembra panna. E negli altri 2 strati troviamo la marmellata di fragola. È molto fragoloso, si sentono anche i semini di fragola e la fetta di formaggio che c'è in mezzo gli dà quella consistenza in più di aver morso un qualcosa, perché se non ci fosse è come mordere un tramezzino vuoto con un po' di sapore di fragola e gli dà quel tocco in più di salato. E poi c'è anche un pochino di panna, ma si sente veramente poco. E il mio preferito è stato il primo che abbiamo mangiato, ovvero quello con granchio e wasabi, perché era molto gustoso, ne avrei mangiati altri 10. In totale abbiamo speso 76 patacca, che è circa 8 euro, perciò in media qui siamo sui 2,80 € l'uno. E vabbè, siamo all'interno di uno dei resort più lussuosi del mondo. Vedete, qui troviamo pure il listino prezzi per fare un giro in gondola e costa circa 20 euro a persona. In pratica è una specie di Truman Show, boutique di gondola. Da quanto è che gondola una persona? E qui potete trovare pure le varie catene che vi ho detto l'altra volta, vi ho fatto il contenuto l'altra volta. Vedete, qui c'è l'AT, qui abbiamo il Sasa, che questa è una catena
Non so di dov'è, mi sa di Hong Kong, che a Hong Kong è strapieno, lo trovate ovunque dove vendono i cosmetici. A Hong Kong fanno la fila perché costa pochissimo, qui invece è vuoto. Vabbè, qui troviamo anche Venchi, Pandora, sono tutti negozi conosciuti, non sconosciuti. Le vostre adorate Birkenstock, ecco che hanno incominciato a lavorare. Vedete che c'è gente disposta a salire sulla gondola per fare un giretto su questo canale fasullo. C'è il gondoliere col cappello, la maglietta a righe, proprio un gondoliere vero e proprio. Da notare le facce, proprio l'entusiasmo in faccia si vede. Sì, ma guardate questo gondoliere, che stronzo! Cioè, il mal di mare ti viene così. Immagina che cade qualcuno e veramente c'è un botto di gente che fa la fila. No, noi non ci saliamo. Non sono neanche mai salito su quello della vera Venezia, che non so quanto costa, mi sa che costa sui 70 euro. Qui dai, con 20 euro se la puoi fare. Sicuramente non è come la vera Venezia, ma si fa un'esperienza, dai. E qui ci stanno pure questi negozietti dove vendono la roba carina. Qui c'è Top Toy, che è una specie di Pop Mart. Anche qui vendono robe carinissime, però è vuoto. Anche nel resto della Cina, se vedete il Top Toy, è vuoto. C'è proprio di fronte il Pop Mart, è strapieno di gente ogni volta. E lì si trovano i famosissimi Labubu. Andiamo a fare un giro al Pop Mart, dai. C'è pure il Miniso, qui troviamo pure il Lego. Vedete, qui ci sono delle cose tipo i Labubu da mettere sulla scrivania per bellezza. Però i peluscini che appendono sulle borse non ne trovo. Quelli sono quasi introvabili ormai, perché vanno a ruba. C'hanno pure i Teletubbies, guardate quanto sono carini, quanto sono peluscini. E costano 103 patacca. Siamo sui 11-12 euro. Sì, ma basta inquadrare qui, è 10 volte che inquadri sempre qui, sempre la stessa vetrina. Se lo vuoi te lo compro, cos'è questo? Costa 128 patacca. Andiamo a bere il caffè, dai, andiamo a bere il caffè. Adesso vi voglio far vedere il bagno. E già sentiamo la musichetta in sottofondo, musica lirica. No, vabbè, guardate che lusso. Non ci credo. Sentite la musichetta lirica. È il bagno più lussuoso che abbia mai visto in vita mia. Poi all'interno di un centro commerciale. E poi è profumatissimo. Cioè, è un profumo che ti fa stare bene. Ti fa venire voglia di giocare d'azzardo. No, scherzo. Però dicono così, dicono che mettono apposta questi profumi per farti stare più sveglio e voler giocare di più. Però la gente che non ci capisce niente di gioco d'azzardo non funziona per nulla, come nel mio caso. Guardate, c'è Bank of China, ovvero le banche, c'è la farmacia e c'è pure il civico. Più realistico di così non esiste. Se fumate qui fanno la multa, 1500 patacca, circa 160 euro. Non sono neanche esagerati, dai. Qui troviamo pure Lord Stow's, che è una delle catene più famose di pastéis de nada. Se vi ricordate, l'abbiamo mangiato nell'altro contenuto e mi sa che fanno pure il caffè, perciò ci beviamo il caffettino qui. E lui è Lord, lui è Andrew, si chiama. Guarda, c'è la cucina a vista e qui stanno preparando i pastéis de nada in diretta. Ciao, suga tanta, non è caffè, sta americano. Acquisto fatto, adesso prendiamo i nostri caffè e cerchiamo un posto. Allora, in totale abbiamo speso 104 patacca, che sono circa 11 euro. Abbiamo preso un iced americano, un caffè latte caldo e 4 puta, ovvero pastéis de nada. E questo tipo costa circa 1,41 euro. E ora ci ritroviamo in questa catena che è strafamosissima per questo dolce qui. C'hanno solamente il gusto originale, non hanno il gusto cioccolato, il gusto frutti di bosco, con le pere di tapioca. Ed è giusto che sia così e lo dobbiamo mangiare obbligatoriamente ancora da caldo. Buon appetito! Una godura assurda. Lo strato fuori è sfogliato, stracroccantissimo. All'interno sta un botto di uova, è tipo un budino di uova, una panna cotta fatta di uova all'interno di una sfogliata. Ci voleva un botto. Siamo ai bordi del canale, ci sono le gondole che ogni 5 minuti passano. Non so come descriverlo questa sensazione. Non avrei mai immaginato di mangiare dei pastéis de nada a bordo di un canale di Venezia. Ne mangerei altri 100. Sono piccolissimi e sono leggeri. Solamente che costano 1,40 euro l'uno e 140 euro è un botto. Guardate loro quanto sono felici. Dall'India fino a Venezia. Hanno fatto tantissimi chilometri per arrivare fino a qui. L'India sta qua, è un vicino di casa.
Comunque qui mi sono accorto che non esiste alcuna finestra, perciò non riesci a vedere fuori se è ancora giorno, sera. Non trovi da nessuna parte un orario, cioè magari è passato 5 ore ma manco te ne accorgi. No vabbè, guardate quanto sono belli. Qui c'è la fontanella dove vi potete lavare i piedi e comunque è un'intera mattinata che sono qui all'interno. Perciò adesso vi porto in piscina, vediamo com'è la piscina di questo resort e speriamo che sia all'aria aperta e non al chiuso come qui. Dopo vi porto in questo casino dietro le mie spalle, guardate. Stiamo filmando di nascosto e non si potrebbe, se ci beccano non ci fanno neanche entrare secondo me. E per andare in piscina dovete essere clienti di questo hotel qui e noi siamo clienti. È un privilegio solo per noi. Ed eccoci al piano dove c'è la piscina. Ma qui è tutto uguale. Ma che cacchio, sono altri ascensori qui. Ecco, qui ci stanno le indicazioni per andare in piscina e tocca fare altri 300 metri di camminata. Andiamo. Ma che cacchio! È vuoto, non c'è nulla qui. Altri 220 metri. Non ci posso credere. Abbiamo bruciato tutte le calorie del pastel de nata che abbiamo mangiato prima. Sembra un escape room, un labirinto. Ancora 110 metri e la madosca. Che senso di solitudine. Fortuna ci hanno messo la musichetta. C'hanno le casse ogni 2 passi, perciò c'è la musichetta che fa compagnia. Ecco, prima della piscina troviamo il Cube, che è l'area per bambini. Non c'è nulla. Comunque guardate questi specchi quanto sono belli. Guardate le mie gambe quanto sono lunghe. Qui c'è un altro specchio fighissimo. Com'è? Ah, qui sono gli Alvin Superstar. Sono un rap. Qui invece c'è la testa minuscola, come gli oppa coreani. Sì, ma per andare a una piscina è un po' esagerata sta cosa. Secondo me non ci sarà nessuno, anche perché chi è che ha voglia di fare 300 metri di camminata all'interno dell'hotel in corridoi del genere? Qui dopo 300 metri ci hanno detto di prendere l'ascensore e di arrivare al piano L01. Mamma mia che giri che ci stanno facendo fare per una piscina. 泳池啊，有4个泳池啊。一共有5个池。Wow, sì. E mi si sono appannati un po' gli occhiali perché all'interno del resort è freddissimo e fuori invece è un caldo afoso. E niente, come intuivo non c'è nessuno. Cioè c'è pochissima gente. Qui in pratica sono in totale, come ha detto il ragazzo lì, 5 piscine, tra cui 4 piscine sono piscine normali e una piscina è con l'acqua calda. Io non ho portato il costume. È un peccato non farsi un bagno qui. Oh, finalmente abbiamo visto il cielo vero. Comunque questa è una piscina. Andiamo a cercare le altre. È gigantesco sto posto, veramente. Qui se volete potete pure bervi un'acqua al cetriolo. È gratis, sì. Molto sano, è acqua che sa di cetriolo. Dai, andiamo alla ricerca delle altre piscine. Ed ecco a voi la seconda piscina, c'è solamente papà e figlio che giocano. Comunque con il clima così afoso, caldo e tutte queste palme, questi alberi, sembra di stare nel sud-est asiatico. Questa è la piscina che vi dicevo prima, con l'acqua calda, terza piscina, minuscola. Guardate lì però, c'è la gente che fa i lavori là sopra, sui tetti. Quanto cacchio è pericoloso! E lì si intravede pure la Torre Eiffel. La quarta piscina è qui. Questa è solamente per i maggiorenni. E poi ai lati delle piscine è pieno di queste camerette dove vi potete riposare. Sono questi lettini che sono lussuosissimi. È bagnato. Ecco perché è vietato ai minori. Forse qui è più romantico, si possono dare i bacini, perciò è meglio evitare di far vedere queste cose ai bambini. E la quinta piscina è questa qui. Non quella, è questa. Perché è stato diviso. Per questo hanno detto 5 piscine, ma in realtà sono 4 piscine. E se non avete portato il costume da bagno non c'è alcun problema perché qui li vendono. Ci sono quelli per bambini, per adulti, femmina, maschio. E il prezzo è questo qui, che sono circa 30 euro a costume. Il mio consiglio è di portarvelo voi. Adesso andiamo a pranzare perché ci è venuta una gran fame dopo tutti i giri che abbiamo fatto per arrivare fino in piscina. Dobbiamo rifare la stessa strada. Come avrete visto le piscine erano quasi vuote, non c'era nessuno. Non è il motivo per cui vi ho detto prima che nessuno ci voglia di fare tutta questa strada per arrivare fin lì, ma è perché Macao è abbastanza costosetta e molte persone vengono qui per starci solamente un giorno. Macao che è piccolina, ma vale la pena non starci solamente un giorno, ma almeno come minimo
Boh, 3 giorni, 4 giorni, ci sono un po' di posti da vedere ed è anche molto ricco nel mondo gastronomico. Sto per vomitare tutto il pastéis de nata. Guardate cosa abbiamo qui. Un fucking style. Fucking. No, vabbè. Penso si legga Fukin, cioè del Fucien. E qui si possono trovare vari prezzi, dai più alti ai meno alti, cioè ci sono anche prezzi abbastanza, diciamo, convenienti rispetto ai piatti che abbiamo mangiato ieri sera. C'è questo cha shao lao mian ma? 叉烧水饺捞面这个78的， Mi sa che è proprio questo qui che si chiama cha shao shui jiao lao mian. Costa circa 9 euro. Il cha shao shui jiao lao mian. E in attesa di quei noodles asciutti, ora chiappiamo un altro noodles però col brodo. E noi qui chiapperemo questo noodles qui, che è un Qingtan Niu Shuan, un noodles pulito, leggero. La Effer e si comincia a mangiare. Qui è un food court, perciò potete comprare dei noodles da lì, del riso da qui, un pauzo da lì, ed è un food court abbastanza particolare. In pratica sto mangiando sotto il cielo di Venezia del cibo asiatico e abbiamo preso due tipi di noodles, un noodles asciutto, questo qui che si chiama cha shao shui jiao lao mian, che in pratica sono dei noodles abbastanza fini abbinato a dei ravioli, un po' di verdura e del cha shao rou, che sarebbe la carne di maiale marinata in stile cantonese, e questi noodles si chiamano chu shen mian, sono fatti con farina e uova intera, perciò sia a tuorlo che albume, e nella preparazione viene pressato con una canna di bambù. Al posto del mattarello di legno usano la canna di bambù e questi noodles sono una specialità cantonese. Buon appetito! Sono belli secchi, strasaporiti, un pochetto gommosi. Qui sotto è stato bagnato da una salsina che è molto gustosa. C'è un pizzico di quel dolce che lo trovate dappertutto nella cucina che trovate a Macao. Proviamo il cha shao rou. Wow, la carne è morbidissima, strasaporita, il sapore è sul dolce, veramente un tocco in più a questo piatto. E guardate qui i ravioli come sono, c'ha l'impasto che è veramente sottile, sembra l'impasto del wonton. Questi in pratica sono i shui jiao, ovvero i ravioli bolliti in acqua. Ci sono veramente dei pezzettoni di gamberi, perciò è gamberoso un bel po'. E fuori l'impasto non si sente neanche, si sentono solamente i gamberi all'interno. Questa verdura invece si chiama cielan, che in italiano mi sa che si chiamano broccoli cinesi, ed è una verdura che si mangia solamente qui nel cantonese. È succoso, un pochetto amaro, molto croccante. È abbinato a questi noodles che sono asciutti, ci hanno dato pure un brodino. È un brodino molto leggero, sa di gamberi, mi sa che è il brodo di gamberi, e c'è un pizzico di piccante perché c'è il pepe. Passiamo ora a questi noodles con brodo. Questo qui l'abbiamo pagato 88 pataka, che sono circa 9 euro, e si chiama Niunan Mien. Mien vuol dire noodles, che sono gli stessi noodles che troviamo nel piatto di prima, e Niunan sarebbe la punta di petto del manzo, e qui abbinato al tutto c'è una foglia di lattuga. La verdura la mettono ovunque, su ogni noodles, c'entra sempre, per dare forse quel tocco in più di sano. E il brodino è Qingtan, un brodino leggero. Straordinari pure questi, Quando mordi la consistenza assomiglia moltissimo ai spaghetti di riso, solamente che sono più gustosi, assorbono di più il sapore. Niunan. La carne è stratenerissima, c'è quel misto tra carne magra e tendine di manzo, abbinamento perfetto. Bene, adesso che siamo pieni, siamo pronti per andare nel casino più grande del mondo. Sta proprio nel piano di sotto, perciò la stessa cosa, ho tolto il microfono e dopo non possiamo filmare all'interno. Vediamo se è meglio dell'MGM, che davano le robe da mangiare e da bere gratis. Ci vediamo dopo. Allora, siamo usciti dal casino. E questo, raga, è il piano terra di questo resort, dove si può trovare pure la lobby dell'hotel. È stra di lusso, poi si sente la musica classica, si sente il canto lirico, è una roba stupenda, cioè guardate, sembra che sono all'interno del teatro alla Scala. E noi adesso andiamo a cercare un posto dove mangiare e fare la cena, perché con tutte le luci, i rumori del casino di prima mi hanno fatto venire una gran fame. Stavolta non andiamo al food court, andiamo a cercare un ristorante, che ci sono anche dei ristoranti qui nei dintorni. Più che altro sono ristoranti di lusso, sono ristoranti con una stella Michelin, però ne ho trovato uno che fa i dim sum, perciò cucina tipica cantonese, e perciò ora vi porto lì e vi racconto un pochino cosa è successo in questo casino prima. Corengrado.
Ah, qui c'è pure il Hai Di Lao. Vi ricordate Hai Di Lao, dove abbiamo mangiato l'hot pot l'altra volta in quella serie di tutte le catene cinesi? Ecco, Hai Di Lao c'è pure qui. E noi mangeremo qui invece. Da Tiwan Tianxin, ovvero Imperial House Dim Sum. Che lusso però, cioè guarda che entrata. Questa entrata qui non si può entrare perché, boh, non so, stanno pulendo. Mi hanno detto di entrare dall'entrata del casino. Non ha senso, non ha alcun senso. Eccoci, ci siamo seduti, siamo entrati dalla parte del casino e nulla, qui non c'è il menu fisico, ma tocca scansionare il codice QR che c'è qui. Bene, è arrivato tutto e per cena abbiamo ordinato poca roba perché qui costa veramente un botto. Per solamente questi 3 piatti e questa cosa da bere abbiamo speso 318 pataka, che sono circa 34 euro. 34 euro! E comunque lì è proprio l'entrata del casino dove entra e esce la gente. Perciò c'è anche la sicurezza che controlla i documenti e ho visto che ferma i giovani per controllare i documenti se hanno più di 21 anni o meno, ed altre persone fa entrare direttamente così perché si vede che ha superato i 21 anni. E indovinate a me se mi hanno fermato o no? Non mi hanno mai fermato, e questo significa che c'è la faccia da adulto. Comunque penso sia il sogno di ogni ragazza farsi fermare e farsi controllare i documenti. Significa che sei giovane. Intanto ci beviamo un sorso di questa bevanda tipica di Macao che si chiama Hong Tou Ping, che è una granita con fagioli rossi azuchi. Vedete qui in fondo ci sono i fagioli rossi azuchi e sopra una specie di latte, ed è strapieno di ghiaccio tritato. Alla salute! Bello rinfrescante, i fagioli rossi azuchi sono dolci e poi il latte che vedete è il latte di cocco, perciò è molto coccosa questa bevanda. Come antipasto ci schiaffiamo un bel Zhangfen con i gamberetti all'interno. Il Zhangfen è un piatto tipico cantonese, si trova in tutta la regione del Guangdong. Sono degli umoltini fatti con la farina di riso e sono sottilissimi, guardate. Buon appetito! Sono leggermente gommosi, scivolosissimi, gustosissimi. All'interno si sente un botto il gambero. Il sapore è abbastanza leggero e questa salsa di soia è un abbinamento perfetto. Gli dà quel tocco in più di sapore. E poi c'è un pizzico di dolce. E come potete vedere il Zhangfen deve per forza essere abbinato al Jielan, che è la stessa verdura che abbiamo mangiato oggi a pranzo. Passiamo al Huatan Cha Shao Fan, che sarebbe un riso con sopra quest'uovo un pochetto crudo e la carne Cha Shao, cioè la carne già speziata in stile cantonese, e il solito Jielan, ovvero broccolo cinese. Qui il broccolo cinese lo mettono dappertutto, non so per decorazione o perché fa bene alla salute. Chiappiamo tutto insieme. Wow. Guardate, con una infilzata di cucchiaio ho creato un nigiri. Wow, una meraviglia raga, veramente un'esplosione di gusto. Il riso è cotto alla perfezione, morbido, si abbina all'uovo che è un pochino crudo, molto cremoso, e il cha shao che è straordinario. Questo cha shao è molto meglio di quello che abbiamo mangiato oggi a pranzo, anche perché ci troviamo al ristorante di lusso. Se non ci fosse stato quest'uovo sarebbe stato un piatto abbastanza secco, è l'uovo che fa la differenza. E finalmente è arrivato il momento di mangiare il nostro paninozzo tipico di Macao, il Zhu Pa Bao. Zhu Pa vuol dire bistecca di maiale, è un paninozzo con la bistecca di maiale all'interno, senza nulla. Poi vabbè, qui è abbinato alle patatine, delle salsine. Qui c'è la salsa al pepe che è un pochino piccante, il ketchup e una specie di maionese dolce. Vediamo com'è il Zhu Pa Bao di qua. Non è per niente male, La bistecca di maiale, morbida, è già saporita di suo, salata alla perfezione. E poi il paninozzo è croccante, appena uscito dal forno, si sente. E si scioglie in bocca. Anche se è senza salsa, senza nulla, non rimane secco, ma c'è un qualcosa che lo rende cremoso. Non lo so cos'è. Sarà l'olio del maiale. Comunque per quanto riguarda il casino, da fuori non sembra, ma appena entri dentro è immenso. Ci stanno tantissimi giochi, tantissime slot machine, tantissimi colori, contrasto tra blu, giallo, prevaleva il rosso con l'oro, le monete. È come se fosse entrato all'interno di un videogioco. Poi si sentono i rumori, no? Ding ding ding. È molto più grande di quello dell'MGM. Ecco, giusto. Qui non danno né da mangiare né da bere a gratis. L'unica cosa che potete scroccare è l'acqua. Infatti l'abbiamo scroccata, ma è una bottiglietta misera, minuscola. C'è molta gente che ci gioca, di tutte le nazionalità. Infatti si vedono anche facce indiane, caucasiche, oltre a quelle cinesi ovviamente. Ci sono tantissimi ATM per prelevare i soldi e cambiare in chips.
E un'altra cosa molto strana è che ho scoperto che in tutti i casinò di Macao non accettano i pataka, ma accettano i dollari hongkonghesi. Non ho capito il perché. E per questo, mentre giravo, passavano sempre delle persone che mi passavano vicinissimo e mi dicevano Juan cambi ma che vuol dire volete cambiare in dollari hongkonghesi? Noi accettiamo sia WeChat che Alipay, nel senso che con loro potete cambiare in nero. E poi c'è quella sensazione di essere sempre controllato, perché la sicurezza è dappertutto, anche le telecamere. E mi sono accorto che loro hanno un dispositivo, tipo un cellulare, un tablet, con elencate tantissime facce che avevano un simbolo rosso, tipo dei ricercati. Forse hanno fatto qualcosa di sbagliato. Comunque sì, è veramente immenso questo casino. Adesso, dopo aver finito di mangiare, per uscire mi sa che mi tocca ripassare per il casino. A parte la grandezza, io preferisco quello di ieri, l'MGM, appunto per il bubble tea. Ci andrei tutti i giorni per scorcare il bubble tea. Siamo pienissimi e per smaltire il tutto facciamo una ultima camminata in questa Venezia farlocchia e come potete vedere è ancora giorno, anche adesso che sono le mezzanotte. L'unica cosa è che i negozi sono tutti chiusi, non è che sono aperti 24 ore su 24. Il ristorante in cui abbiamo mangiato prima chiude alle 2 di notte, poi ci sono altri ristoranti che chiudono a mezzanotte, però i negozi chiudono molto prima, perciò qui di notte fonda potete solo e solamente fare una passeggiatina pensando che sia ancora giorno, ma compere, caffetteria, ristoranti non li trovate aperti. Guardate Piazza San Marco. A mezzanotte non c'è un cane. Che figata. Questo è l'orario giusto per farsi le foto. E noi, dato che abitiamo proprio qui, ci è stracomodo. Anche l'area è molto profumata, non ti senti al chiuso. E prima di andare a dormire vi volevo dire che è giunta a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao. Venezia, oh, Venezia!